Buongiorno a tutti e a tutte, oggi realizzeremo insieme questo punto cupcake. È un punto, qua vedete un esempio da poter replicare, è un punto che si presta molto ad esempio per fare una sciarpa o una coperta un po' particolare, ma anche come punto di intermezzo per un cardigan ad esempio. Ehm, per realizzare questo punto io ho utilizzato il cotone, che vi lascerò in descrizione la tipologia di cotone che ho usato, ma si possono usare tantissimi altri filati perché è un punto adattabile a qualsiasi tipo di filato, purché non sia troppo sottile, quindi più sottile di questo qua è sconsigliabile. Per lavorare questo punto ho utilizzato un uncinetto 2,5. Vediamo subito come procedere. Per realizzare il punto cupcake avremo bisogno di 4 colori. Uno sarà il colore di base che dividerà le varie righe, poi ci sarà il colore della base del cupcake, nel mio caso ho scelto questo marrone, dopodiché un colore per la crema, che è nel mio caso bianco, e un colore a contrasto per dividere il mezzo tra la base e la crema. Iniziamo subito a fare il punto. Allora, il modulo si compone in multipli di 9, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ed è il primo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il secondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il terzo. Io adesso farò solo una riga di esempio. Ovviamente potete ripetere questo pattern per quante volte volete e in base alle vostre necessità. Faccio una catenella in più, scusate, 2 catenelle in più, carico il filo e nella quarta vado a fare una maglia alta e faccio tutto un giro di maglie alte, molto semplice. Una volta finito il giro di maglie alte vado subito a cambiare il colore, quindi faccio la chiusura qua, prendo il colore di base, faccio il mio cappietto e mi vado ad attaccare sempre da questa parte qua, in modo da avere sempre il dritto, lavorando sempre sul dritto. Quindi entro nella terza catenella, faccio passare il filo e faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, che mi sostituiscono la prima maglia alta e la prima catenella. Carico il filo, salto un punto di base, in quello successivo vado a fare 5 maglie alte, una dietro l'altra, 2, 3, 4, 5, una catenella, salto un punto di base, in quello successivo faccio la maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5. Faccio una catenella, salto il punto di base, faccio una maglia alta e altre 4 maglie alte, 2, 3, 4, 5, una catenella, salto una maglia alta e di nuovo 1, 2,
e 5. Arriviamo con ancora 2 punti per concludere la riga, faccio una catenella, salto un punto di base e faccio una maglia alta nell'ultimo punto, in modo da iniziare sempre dritti. Ora taglio il filo, chiudo con la mia maglia bassissima in questo modo e prendo il filo a contrasto, nel mio caso rosa. Faccio il mio bel cappietto, mi aggancio nella seconda catenella in questo modo e faccio una catenella, una maglia bassa e una maglia bassa sopra ogni maglia alta del giro precedente, in questo modo. Vedete, in questo modo vado a staccare la base. Dove c'è la catenella faccio sempre una maglia bassa e continuo in questo modo. Una volta terminato il giro di fucsia, entro nella prima maglia alta col mio cappietto bianco, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, carico il filo e vado direttamente nel punto sopra la prima maglia alta marrone. Quindi salto un punto di base, faccio una maglia alta ma non la chiudo, carico il filo, vado nel punto successivo, faccio per fare una maglia alta ma chiudo solo i primi 2 fili, i primi 2 giri, di nuovo in quella successiva per 5 volte, quindi abbiamo fatta 3, 4 e 5. Vedete, siamo arrivati all'ultima maglia alta marrone. A questo punto prendo il filo e passo attraverso tutti i cappietti in un punto solo e faccio una maglia bassissima che vale come prima catenella, dopodiché altre 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Salto un punto di base, carico il filo e di nuovo nel punto fucsia corrispondente alla prima maglia alta marrone entro, faccio per fare una maglia alta ma tiro fuori solo le prime 2 asole, carico e di nuovo solo 2 asole, così per altre 5 volte, 3, 4 e 5. Carico il filo, chiudo tutte le asole insieme, maglia bassissima e 4 catenelle, 3, 4 e ripeto questo pattern per tutta la riga. Sono arrivata all'ultimo punto, faccio la mia maglia bassissima e faccio una sola catenella, carico il filo e sopra l'ultima maglia bassa fucsia faccio una semplice maglia alta. A questo punto posso tagliare il filo bianco. Quindi a questo punto mi aggancio alla prima catenella bianca con il filo blu, in questo modo, e faccio 2 catenelle, poi una catenella nella catenella di separazione, una maglia alta, scusate, nella catena nello spazio di separazione, in questo modo. Dopodiché abbiamo 2 spazietti che compongono il nostro cupcake.
la punta del nostro cupcake. Dovremo fare una maglia alta in ciascuno di essi, quindi entro nel primo e faccio una maglia alta, entro nel secondo e faccio una maglia alta. Arrivati qua, nelle catenelle, nell'arco di catenelle formato da 4 catenelle, andremo a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché abbiamo di nuovo questi 2 spazietti della punta del nostro cupcake, entro nel primo, maglia alta, entro nel secondo, maglia alta e di nuovo 5 maglie alte nello spazio formato dalle 4 catenelle. 2, ci aiutiamo un po' spingendole in modo che coprano bene tutto il filo. 3, 4, 5. Siamo di nuovo dove ci sono i 2 buchini della punta del cupcake, entro, faccio una maglia alta, entro, faccio una maglia alta, di nuovo 5 maglie alte nello spazio delle catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, di nuovo 2 maglie alte in ciascuno dei 2 punti del cupcake e di nuovo qua abbiamo una catenella di separazione, quindi facciamo una maglia alta nello spazio e una maglia alta sopra la quale facciamo un'altra maglia alta. Vedete che qua viene bello dritto. Quindi siamo partiti con 27 maglie di base, dovremo avere 27 maglie di nuovo blu. Facciamo un giro di maglie basse in modo da poter ripartire col numero giusto. Questa volta possiamo tornare indietro direttamente da qua. Quindi la prima mi sostituisce la prima catenella sostituisce la prima maglia bassa, 27 maglie basse, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. E abbiamo ripristinato il numero di base. Procedendo quindi in questo modo, ripetendo di nuovo il pattern, potete creare una striscia di cupcake. Vi ringrazio per avermi seguita, vi lascio il link del filato in descrizione e anche il link allo shop del canale dove poter trovare dei prodotti per sostenere il canale. Grazie e ciao!